Oggi un utente apre una richiesta di supporto perché, ad esempio, non gli funziona o gli manca qualcosa quando sta usando il sistema SAP ERP. Pensa agli utenti IT che operano in produzione, modificando anche dei dati. Ogni modifica fatta ai dati di business da queste utenze, durante il supporto utenti, ad esempio, deve essere approvata, controllata ed autorizzata, in quanto questi utenti spesso hanno privilegi alti. Ma è possibile avere una metodologia che mi permette di costruire i ruoli allegando informazioni, effettuando una risk analysis prima di rilasciarli? Posso effettuare una risk analysis legata agli accessi? Posso farlo solo a posteriori oppure anche prima di rilasciare qualche abilitazione alle utenze? Ecco, se desideri sentire le risposte a queste domande, rimani qui, ne parliamo oggi. Ciao, sono Lothar e oggi parliamo di che cos'è e a cosa serve il sistema SAP GRC Access Control. Prima di partire ti ricordo, se ancora non l'hai fatto, di iscriverti al nostro canale. Iniziamo dall'acronimo Governance, Risk and Compliance. Si tratta di un acronimo ben noto a chi lavora in questo ambito, ovvero per quanto riguarda la gestione e la conformità alle normative aziendali. Qui rientrano le più disparate normative e policy interne, ad esempio la SOX americana, le normative 262 o 231 italiane, il GDPR, ovvero il regolamento europeo per la protezione dei dati personali e più in generale qualsiasi normativa. Ma non solo, ognuna di queste normative introduce dei concetti che possono essere gestiti tramite questo strumento, ovvero la gestione dei rischi aziendali, attenzione non solo quelli legati agli accessi, e la gestione dei relativi controlli. È importante sottolineare che questo strumento, che deve essere licenziato a SAP, è già a catalogo da diversi anni. Si tratta in realtà di una suite di sistemi che rispondono a specifici contesti all'interno dell'ambito GRC. I principali sono i seguenti: il GRC Access Control, ovvero lo strumento che aiuta a gestire la segregazione of duty in azienda e gli accessi più in generale; il GRC Process Control, ovvero lo strumento che permette di censire e governare i controlli aziendali, qualsiasi essi siano, potenzialmente andando ad automatizzare questi controlli; il GRC Risk Management, ovvero lo strumento che permette di gestire i rischi di impresa, l'identificazione, il censimento, l'analisi e le possibili risposte. Ne esistono diversi altri di strumenti in questo ambito, ma i più noti sono questi. In queste occasioni approfondiremo l'Access Control. Questo strumento è formato da 4 componenti: Access Risk Analysis, ARA, Emergency Access Management, EAM, Business Role Management, BRM, Access Request Management, ARC. Una volta installato solitamente su una macchina SE, questo può essere installato anche nel sistema ERP stesso, ad esempio. Sono contenuti anche gli altri sistemi GRC Process Control e GRC Risk Management, che devono essere a loro volta licenziati per essere utilizzati. Ma qual è la funzionalità di ognuno di questi componenti? Partiamo dal primo. Access Risk Analysis permette di effettuare un'analisi di accessi, Access Risk Analysis, basato su una matrice dei rischi. Può essere utilizzata come base di partenza una matrice già presente sullo strumento oppure definirne una ad hoc. Lo strumento permette di effettuare questa analisi su sistemi SAP e non SAP, tenendo in considerazione tutte le specificità dei sistemi SAP, quindi analisi organizzativa, tenendo conto degli oggetti autorizzativi e degli eventuali controlli mitigativi caricati nello strumento. Il modulo Emergency Access Management permette di gestire degli accessi privilegiati durante le attività quotidiane da parte degli utenti, principalmente ICT o amministratori. Business Role Management permette di definire una metodologia di creazione dei ruoli tecnici nel sistema, ovvero aggiunge una serie di funzionalità non previste nel profile generator di SAP, transazione PFCG, come ad esempio la naming convention, i processi approvativi e le risk analisi preventive. Access Request Management permette di definire dei workflow per la gestione degli accessi, ad esempio processi come nuove utenze, modifica utenza e blocco utenze. Questo componente può essere collegato all'LDAP aziendale oppure al sistema SAP HR. Permette inoltre di definire dei workflow anche su processi dei componenti ARA, EAM o BRM. I processi di gestione e approvazione delle modifiche alla matrice dei rischi, approvazione richieste delle super utenze o approvazione di modifiche ai ruoli autorizzativi. Sul nostro blog trovi parecchi post legati a questo argomento che possono chiarirti le idee su utilizzi specifici oppure in ambito progettuale. Se trovi utili i nostri contenuti, iscriviti al nostro canale ora. Contattaci se vuoi scoprire cosa abbiamo fatto in altre situazioni di questo tipo o per approfondimenti. A presto, ciao!